Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Mi vedete particolarmente emozionato perché questo è il primo video pippone che sto facendo dall'altra parte del mondo. Apro una parentesi per fare un po' di chiarezza, in quanto leggendo tutti i vostri commenti ho capito che sto facendo un po' di confusione, soprattutto per le persone che sono approdate sul canale ultimamente. I video del Marocco che sto montando sono video che riguardano il viaggio di questo agosto, mentre i video di Montevideo dell'Uruguay sono video attuali, perché in questo momento ci troviamo in Sud America, nello specifico Montevideo, Uruguay. Per chi guarda da tempo i miei video pipponi avrà notato che manca il solito tavolino che ogni tanto maltratto. Ora vedete, questa scrivania è un angolino che mi sono ricavato all'interno di questo mini appartamentino, in quanto noi siamo arrivati circa 8 giorni fa. Abbiamo scelto una struttura con una cucina, con un posto dove poter lavorare per appunto portare avanti questo sogno. Perché ho detto sogno? E anche qua mi rivolgo agli ultimi arrivati. Io sono Francesco, classe 1978, ex progettista di stampi. Di qua sulla stanza a fianco c'è mia moglie Sara, classe 1981, ex commessa su una profumeria. Entrambi ci siamo licenziati dal ritorno del viaggio in Marocco. Attenzione, perché detto in questa maniera sembra la classica fiaba, la classica favoletta dove due persone si licenziano, lasciano il lavoro, vanno a vivere su un'isola paradisiaca, mantenuti non si sa da chi, eccetera eccetera. Quello che stiamo cercando di fare è di capire se possiamo interrompere la classica routine dove la mattina ti svegli, vai al lavoro, torni a pranzo, ritorni al lavoro, aspetti il fine settimana, aspetti le ferie per andare in viaggio. Ma la domanda è: possibile interrompere questa routine? Io sono 20 anni forse che cerco di rispondere a questa domanda e la risposta principale che mi davo era: se avessi avuto più soldi l'avrei fatto prima. Mi spiego meglio: se hai più soldi il coraggio ne serve di meno, è inversamente proporzionale, perché se hai più soldi puoi tornare tranquillamente alla vita di prima e riprendere a fare la vita che fai senza nessun tipo di problema. Poi però andavo avanti nel discorso e mi guardavo intorno, conosco molte persone più ricche, più facoltose di noi e neanche sotto pagamento avrebbero fatto una scelta del genere. Quindi ti rifai la domanda: ma allora questo sogno è effettivamente il sogno di molti? È effettivamente una vita idilliaca o come tale rimane un sogno affascinante? Detto questo, non dobbiamo fare gli ipocriti e dire i soldi non servono per fare una scelta del genere. I soldi sono importantissimi per pagare una struttura del genere, per andare a fare spesa, per mettere la benzina, per pagare gli imprevisti, eccetera eccetera. Quello che invece possiamo dire: ma ne servono veramente tanti per fare una scelta del genere? Viaggiando molto ci siamo resi conto che siamo stati molto fortunati a essere nati in Italia. Ovviamente se fossimo nati in Svizzera sarebbe stato ancora meglio, ma anche nascere in Italia significa avere uno stipendio con un buon potere d'acquisto. Attenzione, un buon potere d'acquisto non all'interno dell'Italia, un buon potere d'acquisto nel 90% degli stati fuori dall'Italia, perché anche qua in Sud America avere uno stipendio di 1.200, 1.300, 1.500 euro è praticamente impossibile. Sì, ok, ma se ti licenzi come hai fatto tu, poi non hai più lo stipendio, non hai più contributi, non hai più la pensione, torni che ti sei finito i soldi e non hai neanche un lavoro. Non sei coperto dal sistema sanitario nazionale, perché ricordiamoci che fuori dall'Unione Europea non abbiamo nessun tipo di copertura. Tutto questo per dirvi che ci sono tanti punti che ci fanno pensare che fare una scelta del genere è praticamente impossibile. Tutto questo enorme cappello introduttivo per conoscerci meglio e per dirvi da un lato che almeno è possibile pensare di fare una scelta del genere. Ovviamente da questa scelta scaturiscono tantissime altre cose, tipo come mantenersi, la partita da aprire, i contributi da pagare, le tasse da pagare, le spese, le uscite. Un argomento inesplorato anche per noi, siamo stati sempre dei dipendenti, quindi entrare nel mondo, tra virgolette, dell'essere imprenditore, perché, apro una piccola parentesi, in tanti ce lo chiedete, per farvi un esempio, creare dei video, caricarli sul canale è un lavoro a tutti gli effetti, anzi dal mio punto di vista, se ben fatto, forse uno dei lavori più difficili da fare, perché appunto ci metti la faccia. Comunque è un lavoro a tutti gli effetti perché Google ti paga, quindi devi fare le fatture a Google, devi pagare le tasse, eccetera eccetera. Ma ripeto, è un mondo inesplorato, vi terrò aggiornati, ci farò appunto dei video aggiornamenti per capire come funzionano le cose.
Altra cosa molto interessante che secondo me potrebbe essere anche utile condividere sono le paure che abbiamo avuto prima di affrontare una scelta del genere, ma soprattutto le paure che stiamo vivendo tutti i giorni. Provate ad immergervi nella nostra vita. Noi siamo arrivati qua che neanche sapevamo come era disposto questo appartamentino. Per farvi un esempio, non sapevamo neanche gli utensili della cucina disponibili. Non sappiamo come muoverci in città, non sappiamo cosa è giusto fare, cosa è meglio non fare, eccetera, eccetera. Tutte paure che però, viste da una prospettiva diversa, possono essere anche costruttive, non sempre una paura distruttiva, anzi sono tutte cose che spezzano un po' la routine, quella routine di cui vi parlavo all'inizio del video. Anche qua farò dei video aggiornamenti per raccontarvi un po' quello che viviamo, le emozioni che appunto, sia positive che negative, ci capitano giorno dopo giorno. Per farvi un esempio, questa settimana, grazie a questo cambiamento di vita, ci è capitata una cosa che faccio fatica a raccontarvela, perché un po' ci ha toccato dentro. Noi abbiamo spedito, sarebbe gli ultimi arrivati, la moto dall'Italia tramite un container qua in Sud America, e per importare la moto siamo dovuti andare all'ufficio immigrazione. Cioè, in parte, noi siamo degli immigrati qua in Sud America, ovviamente con un background diverso, e poi non stiamo cercando lavoro, quindi non siamo dei veri e propri immigrati, però abbiamo un po' respirato l'aria che si respira appunto all'interno di un ufficio immigrazione, e vi posso garantire che pensarla senza viverla non sarei riuscito a capirla bene. Attenzione, non voglio entrare nel merito, non voglio fare un discorso politico, anzi voglio essere interpretato nella giusta maniera. L'unica cosa, sintetizzando al massimo, un pensiero che voglio condividere perché secondo me è importante per migliorare la qualità della vita di tutti noi, è che non dobbiamo giudicare le persone in relazione alla bandiera di provenienza, ma dobbiamo giudicarle in relazione alla meritocrazia, perché ci sono delle brave persone asiatiche, africane, sudamericane, nordamericane, eccetera, eccetera. Ci sono dei delinquenti provenienti da ogni parte del mondo. Chiudo la parentesi qua, spero di essere interpretato nella giusta maniera, e dato che questo video è un video pippone, dato che ho letto un paio di commenti dove Giuseppe tipo mi ha detto: ma cosa sta succedendo al canale? Gli ultimi video caricati parli solo di cibo, sembra diventato un canale di gastronomia. Quindi facciamo entrare in campo la terza protagonista di questo cambio di vita, ovvero la moto, perché ho un cruccio che mi attanaglia negli ultimi giorni, e cioè capire un po' come distribuire il bagaglio inerente appunto alla moto, perché a livello teorico ci dovrei stare, però siccome qua parliamo di piccoli dettagli, devo vedere bene se tutta la roba che indossavamo da casa, quindi la roba invernale, mi entra dentro la borsa enorme che abbiamo spedito insieme ai caschi, giubbetti e quant'altro. Argomento bagagli, quella che vedete è una sacca della Ortlieb da 110 litri che abbiamo spedito insieme alla moto, e all'interno c'erano questi due caschi qua, Shoei Neotech 2, e queste due tute qua, Rucca Rimo R e Rucca Rimorina. L'altra sacca che vedete ora piena è di stessa famiglia ma da 85 litri, e con questa ci siamo partiti dall'Italia tramite l'aereo, quindi dall'aeroporto di Fiumicino. Oltre a questa sacca però abbiamo portato anche, sempre dalla stessa famiglia, questa sacca qua da 40 litri e questa sacca qua della Turatec da 38 litri. Ora il cruccio è da capire se il contenuto della sacca da 85 litri insieme a quello da 40 litri riesco a metterlo nella sacca da 110 litri più lo zaino della Turatec da 38 litri. Facendo due conti, in teoria voi direste di sì, perché 85 più 40 fanno 125, 110 più 38 fanno 148. Il problema però è che all'interno della nuova configurazione, quindi 110 più lo zaino, dobbiamo inserire tutto l'abbigliamento casual che indossavamo, quindi abbigliamento invernale che indossavamo quando siamo venuti qua in aereo, quindi le uniche due paia di scarpe invernali, le tute, i giubbini, tutta roba pesante che occupa molto spazio. Inoltre vi devo far vedere anche un'altra cosa: tutte le sacche, le borse, la moto stessa hanno uno strato, lo faccio vedere, una cosa allucinante, un connubio sicuramente derivato dalla salsedine, dallo smog, dalle tantissime ore e giorni passati in porto. Quindi ora prendo tutte le borse, le infilo sotto la doccia, le lavo bene bene e andiamo a vedere se il nuovo sistema di stivaggio che abbiamo adottato
con queste borse qua, borse che agiscono a compressione, funziona o meno. Detersivo per i piatti. Perfetto, come nuova. Ora facciamo le borse laterali Enduristan. Sempre detersivo per i piatti. Ovviamente tutte le cose che state vedendo sono impermeabili. Ok. Nel frattempo mi sto facendo la doccia anch'io, però non mi spoglio per non mandare in visibilio le poderosa. Comunque arriveranno video pipponi anche su questa roba qua, che dal mio punto di vista sono forse le migliori borse da agganciare, le borse rigide. Perfetto. Ok, ora prendiamo la borsa da serbatoio. Solito detersivo per i piatti. Ok, anche questa è fatta. E mentre io mi faccio la doccia con tutte le valigie, qua si studia, ragazzi, si lavora. Pronta per il secondo libro. Più o meno. Lavoro terminato. Ora per fare un lavoro da manuale sarebbe da reingrassare tutte le cerniere, ma l'ho fatto a casa, quindi per questa volta saltiamo. Ora qualcuno di voi dirà: ma che cosa l'hai fatto a fare questo lavoro? Con tutta la polvere che troverai in Patagonia, con tutti i passandini che dovrai fare, si sporcheranno tantissimo. L'ho fatto solo perché il grasso, lo sporco che avete visto, è un po' lo sporco della catena. Considerate che uno dei tanti motivi per cui ho preso la Super Tenere è perché ha il cardano, quindi capite benissimo che odio quel tipo di sporco. E mentre aspettiamo che tutto si asciughi, andiamo insieme dalla Super Tenere perché so che la volete vedere. Ascensore, guardate come vado in giro, la dura vita da youtuber. -2. Ta 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 ta. Eccola là ragazzi, l'abbiamo anche coperta nell'eventualità prendesse freddo. Abbiamo portato anche la malletta perché dobbiamo portarci in camera alcune cose. Sembra che sto per scoprire una moto nuova. Non c'è molta luce qua in garage, quindi facciamo quello che si può. Tutto quello che vede qua dentro ovviamente l'abbiamo spedito insieme alla moto nel container. Una rete in più, 2 cinte lombari, una fascia con un lucchetto Enduristan da fare un video pippone, guanti Rucca Virium intermedi, anche qua tantissimi video pipponi, stivali TCX di Sara in Gore-Tex, stivali Siri Adventure, quelli bassi, in Gore-Tex per me. Chiudiamo. Malletta, stivali miei, stivali di Sara, il resto guanti, cinte, rete, lascio tutto in moto perché possiamo indossare il tutto quando scendiamo dalla camera. Copriamo di nuovo. Fai la brava tenerona che fra un paio di giorni si riparte. Sono tornato, sei pronta per fare le valigie? Sì, però io volevo cambiare qualcosina delle cose che abbiamo portato con noi adesso venendo da Fiumicino. Capite bene che non si tratta di un lavoro di 5 minuti, quindi se tutto ci andrà lo vedrete nel prossimo episodio perché fra un paio di giorni si riparte in direzione Punta del Este. Non ve lo dico mai, se vi è stato piacevole e interessante iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividetelo, se volete supportarci con un caffè tramite il link PayPal in descrizione vi diciamo ulteriormente grazie perché questo è il nostro lavoro. Ciao ragazzi, al prossimo episodio. Ciao ragazzi. Say what you gotta say what you
違う